Care amiche e cari amici, qui dal vostro Sant'Enchan, su richiesta della nostra cara amica Amleta Bloom, e quindi il mio cellulare adesso mi ha avvisato che Sant'Enchan sta trasmettendo in live. Mancano 4 giorni alle elezioni nazionali del 2018, che sono il 4 febbraio, il 4 marzo. Il mio stesso cellulare mi avvisa a me che sto facendo un live streaming, cose da pazzi. Allora questo video me l'ha richiesto la nostra amica, dicevo, di YouTube, Amleta Bloom, perché mi ha detto come mai non hai fatto un video sulle elezioni politiche. E io gli ho detto, gli ho risposto nel commento: ma guarda, che ho fatto ben 2 video, perché lei mi aveva detto ti consiglio di sganciarti dall'argomento sulla chiusura dei canali in YouTube e di fare un video. Cerco di apparire tutto in camera, e di fare un video sulle elezioni politiche. Quante porcheria di cavi, di cose che ho, di apparati qua, tutto quello che utilizzo, libri, tutto ci stanno sullo scrittorio. Devo fare ogni tanto ordine. Allora io avevo già fatto 2 video, però per soddisfarla faccio quest'altro live in modo che non lo devo editare e uscirà con facilità. 15:50 circa, se va bene l'orologio, quindi come dire ci inoltriamo nel pomeriggio. Non ho il computer acceso, quindi non ho il meteo, ma chi se ne frega, fa freddo, farà la stessa temperatura di ieri. Io non è che ho tanto interesse, per questo sto con la giaccotta, con la giacca. Allora vi esprimerò, ogni tanto tergiverso, le mie opinioni su quello che si andrà a fare il 4 marzo, le elezioni politiche, perché la nostra amica Amleta Bloom così me lo ha richiesto. Poi saluto Alessandro Arcangeli, ciao, che mi segue anche in Facebook e mi suggerisce temi. Saluto molti che non riesco a ricordarmi perché non mi scrivo un foglietto e poi perché non ho dietro il monitor del computer acceso, voglio fare una cosa al volo. E saluto Renzo Montagnani Everything di Instagram, che mi segue sempre. Bene, bando alle ciance, che ancora nessuno mi ha spiegato che cosa significano. Diciamo che io ho le idee molto chiare circa chi votare. Innanzitutto il mio sarà un voto di protesta, perché ragazze e ragazzi che mi seguite, io ho visto che molti hanno meno di 35 anni. Dovete sapere che il vostro Sant'Enchan ormai, oltre a aver navigato dal 2000 in internet e aver ascoltato comizi, conferenze, propagande di ogni tipo, ha anche assistito a comizi, conferenze e propagande di ogni tipo da quando era piccolo. Io sono nato il 26 gennaio 1969 a Roma e ho vissuto, vabbè, fino ai 2 anni e mezzo in 1 o 2 quartieri romani. Poi ci siamo andati a trasferire nella periferia di Roma, fra Ostia Lido e Euro, nella località di Casalpalocco. Allora io ne ho viste tante di cotte e di crude, anche quando ho iniziato a votare a 18 anni. Mia madre mi diceva: perché non avanzi il partito comunista?
vota Democrazia Cristiana. Ebbene, la nostra era la 13ª circoscrizione, adesso non so perché è diventata la 10ª, o era il municipio 13° circoscrizione 10ª, io non mi ricordo, o era il 13° municipio il nostro 10ª circoscrizione. Ostia, Lido, Ostia Antica, Casalpalocco, Eur, Azza, non so se Eur era inclusa, Infernetto, Acilia, Azza. Beh, vinse la Democrazia Cristiana, vinse la Democrazia Cristiana a livello nazionale di Giulio Andreotti. Poi in Sicilia c'era Salvo Lima che ha fatto la fine che ha fatto, perché avevano smesso il loro sodalizio. Però la cosa che mi stupì fu che i democratici cristiani andarono a governare in una circoscrizione o in una municipalità del centro di Roma, credo la sesta o la terza, perché era più importante per loro. E da noi, visto che hanno fatto fecero lo scambio dei voti, venne a governare un comunista, cioè uno che aveva perso le elezioni comunali. Questo era il criterio che si utilizzava, voti di scambio, no? Scambiare le poltrone. Tu vinci alla seconda o terza circoscrizione, no, guarda, chissà che appoggio ti do in Parlamento o nel Senato, però tu, o che appalti alle cooperative rosse, però tu mi dai quella circoscrizione che è più importante per me, per tutti lo è una circoscrizione o un municipio centrale, e tu ti vieni a Casalpalocco, Ostia Lido, Infernetto, Alza, e così è stato. Quindi se magari vinceva il partito comunista nella mia circoscrizione o nel mio municipio, lo stesso si sarebbe fatto quello scambio, perché il partito comunista avrebbe avuto forza contrattuale come per dire: no, io la sesta o la ottava circoscrizione no, voglio la seconda, perché la prima è quella proprio del Campidoglio. Quindi ci siamo sempre trovati durante il pentapartito, che è durato fino al 92, in una repubblica di scambi, e questi scambi di ruoli pubblici si chiama simonismo, la compravendita di titoli ed incarichi pubblici e privati. Il nostro paese è un paese partitocratico, in conseguenza nipotistico, gerontocratico, perché rimangono sempre gli stessi politici al governo, oligarchico, perché governato dai ricchi, solo i ricchi fanno politica e fanno carriera come sindacalisti e tutti gli altri, gerontocratico, nepotistico, simoniaco, perché si vendono gli incarichi pubblici. Poi noi andiamo a votare il 4 marzo per chi ci mette la faccia e per chi deve vincere le elezioni, perché la gente lo vota. Ma quanti amministratori pubblici e privati, quante persone stanno nell'ombra, dietro le quinte, a fare politica nella Camera dei Deputati, nel Senato, nella Camera dei Parlamentari? Quanti tirapiedi ci sono? Quante coalizioni interne che votano 2 o 3 persone sono formate da 3 o 4 persone che prendono miliardi? Infatti ridurre la dieta dei parlamentari, deputati e senatori è il minimo, perché ci sono delle commissioni interne a volte eccessive, in eccessivo numero, e quindi è una lotta contro i fantasmi, una caccia alle streghe quella di ridurre i costi della politica italiana. Perché non facciamo come in Svizzera, dove guadagnano molto di meno e non hanno pensioni onorifiche, dopo aver lavorato solo 2 anni o 1 anno o 6 mesi già hanno una pensione in vita,
e ci sono molte persone che arrivano a prendere, a recepire più di mezzo milione di euro al mese fra i vari incarichi che accumulano e nessuno li vota, tanto amministratori, dirigenti pubblici come privati che fanno parte dell'entourage. Tanto per darvi un esempio, la benzina più cara del mondo è in Italia, ma è più cara perché il 50% sono tasse che si chiamano accise o imposte sulla benzina. Lo sapevate che fra le accise paghiamo anche il risarcimento agli orfani e alle vedove della prima guerra mondiale? Paghiamo autostrade che in pratica non solo con il pedaggio ma anche con le accise della benzina che si sono finite di costruire già dall'epoca di Benito Mussolini. Poi paghiamo anche ospedali, paghiamo di tutto nella benzina. Il terremoto del Belice, il terremoto dell'Irpinia, che non si è mai fatto nulla in più di 30 anni ed è costato miliardi e miliardi e miliardi, e ultimamente io ho fatto un video nel quale dico il terremoto ha continuato a costare dell'Irpinia altri 6 miliardi di euro, cioè più di 12.000 miliardi delle vecchie lire, per nulla, perché molte volte preparano progetti, preparano questo, preparano l'altro, lievitano i costi. In 30 anni si sono spesi decine di migliaia di miliardi di vecchie lire, in parte erogati dalle accise sulle benzine, perché paghiamo tasse su tutto. Ci manca solo che nelle benzine noi pagassimo i danni delle 3 guerre puniche, le spese. Di fatto in Italia non siamo tassati, siamo tartassati. Tu guadagni uno stipendio, guadagni ti pagano una pensione, un risarcimento di invalidità, eccetera. Soprattutto se non sei un libero professionale che ti paghino in contanti, ti mettono l'IVA, quindi ti paghi le tasse sullo stipendio, non ti salvi. In busta paga già ti detraggono le tasse per tutto. Poi vai a fare la spesa e ti fanno pagare le tasse, l'IVA, che l'imposta al valore aggiunto IVA la dovrebbe pagare chi il valore aggiunto, cioè il guadagno, lo fa. Se io compro del dentifricio, lo compro per lavarmi i denti, non c'ho del valore aggiunto su quello che compro, e poi non riuscirei mai a venderlo più caro di quello che lo vende il supermercato. Allora io pago le tasse che dovrebbe pagare il supermercato, perché pago io l'IVA nello scontrino, no? E poi è una cosa da pazzi, perché tu metti soldi in banca e paghi le tasse per avere i risparmi in banca. Se non ti mangi tutto lo stipendio perché non arrivi a fine mese e c'hai un gruzzoletto di denaro in banca, paghi le tasse pure sui risparmi. Quindi magari a contropelo riesci ad avere l'1 o il 2% di guadagno quando l'inflazione è più cara, ma paghi le tasse. Poi c'è uno scalone fiscale, per cui se improvvisamente c'è un aumento di stipendio di 100 euro, passi a avere da 1000 euro a 1100, bene, entri nella categoria dei 1500 euro, per cui ti fanno una detrazione tale che ti ritrovi in tasca con 950 o 800 euro invece di averne 980. Magari fino ai 1000 euro si paga il 10% di tasse sullo stipendio. Se ti fanno 200 euro di aumento, invece del 10% di tasse paghi il 15%. Quindi voglio dire, un aumento bestiale. Eppure ci sono milionari in Italia che continuano a pagare, nonostante guadagnino sempre di più o meno percentuali uguali. Non gli aumenta del 5-10%, magari gli aumenta quello che devono pagare dell'1, 2 o 3%. Poi vinci soldi alla lotteria. La lotteria l'hai comprata
col denaro del tuo stipendio che hanno tassato, estraendolo dal conto corrente bancario che hanno tassato, quindi hanno tassato i tuoi soldi due volte. Vai alle ricevitoria dove compri il coupon della lotteria nazionale sperando di vincere qualche milione di euro, paghi le tasse anche sul costo del biglietto della lotteria, poi se vinci magari 20 miliardi di euro, 20 milioni, 200 milioni, primo ti dicono che non hanno tutti i soldi, allora c'hai due opzioni oggigiorno: o ti danno il 50% o meno, quando non è vero che non hanno soldi, perché loro danno solo la decima parte o l'1% di quello che raccolgono, e ne raccolgono tanti di miliardi. Oppure ti dicono che ti daranno un 10% subito e poi una mensilità. Comunque su tutto quello che ti pagano ti fanno pagare le tasse. Quindi tu i soldi sulla lotteria che vinci, se non vinci, le paghi due o tre volte. Stipendio, conto corrente bancario se li prelievi dalla banca, perché molti oggigiorno non hanno più un conto corrente bancario, ritirano i soldi dallo sportello e gli dura 28 o 25 giorni, e poi paghi le tasse pure sul biglietto. Quindi se non vinci paghi le tasse tre volte. Nell'ipotetica evenienza di vincita paghi anche le tasse sulla vincita, che è ingiusto. Già hai pagato tante tasse, perché ti fanno pagare pure le tasse sulla vincita? Quindi questo vale anche per i vestiti. Tu paghi le tasse sullo stipendio, sul conto corrente bancario, paghi con la carta di credito o con gli assegni, paghi gli interessi che sono tasse pure su quello, perché paghi le tasse pure sugli interessi. La banca ti fa pagare tasse sugli interessi ed interessi sulle tasse, ma nel negozio ti scaricano il valore aggiunto che produce il negozio, cioè il negozio compra un maglione a 100 euro, te lo rivende a 1000 e c'ha guadagno, ma il 40% o il 20% o il 30% di guadagno che deve pagare, l'IVA, imposto al valore aggiunto, o anche se compri un libro, lo paghi tu. Infatti tu compri prodotti, compri libri e dice IVA inclusa, IVA inclusa nel prezzo, ma non dovrebbe essere così. L'IVA la dovrebbe pagare chi vende i libri, chi vende i prodotti, chi presta i servizi. Io se prendo il taxi, ecco, non rivendo quel servizio, non è che affitto il taxi e porto in giro la gente, io usufruisco di un servizio. Chi mi porta in giro col taxi deve pagare il valore aggiunto, l'imposta al valore aggiunto, non io. Nessuno dei politici parla di queste cose, quindi già vedete come stiamo messi noi qua in Italia. In Svizzera e nel resto del mondo si pagano sempre meno tasse e sempre più basse. Gli elettrodomestici e i prodotti elettronici non sono più un prodotto di prima necessità, un bene di lusso. Voglio dire, si vede che questo tema mi sta a cuore, perché mi impapero, mi incasino, perdo la flemme. In Svizzera e in altri paesi non sono più un genere di lusso i prodotti elettronici, gli elettrodomestici e tante altre cose ancora. Sono un prodotto di prima necessità, quindi si paga meno del 20%, forse il 12% di tasse. In Italia ancora gli elettrodomestici e i prodotti elettronici sono un prodotto di lusso, almeno fiscalmente parlando. Comunque il problema dell'Italia, come ha detto Piero Angela, è che tutti propongono una migliore ridistribuzione della ricchezza, che in linea di principio è una cosa buona e giusta. È un po' come se il nostro paese va incontro a una socialdemocrazia senza marxismo, perché incluso la sinistra ormai non è comunista, eccetto rare frange di ultrasinistra, alcuni partiti comunisti che
raccoglieranno pochi voti. Ma il problema non è soltanto la ridistribuzione della ricchezza, pagando meno tasse, pagando meno IVA, ma come produrre questa ricchezza, andando alle fonti, perché bisogna patentare di più, quindi foraggiare la ricerca scientifica, foraggiare le università, pagare le scuole. E purtroppo abbiamo trascurato l'insegnamento scolastico, l'insegnamento universitario, la finanziazione di poli industriali con partecipazione statale è stata un fracasso. Le industrie italiane sono menefreghiste, la Fiat si è fatta finanziare a fondo perdere dallo Stato per decenni e poi si sono trasferiti all'estero chiudendo molte fabbriche in Italia. Idem Olivetti, che si è fatta scappare l'opportunità di produrre personal computer che erano competitivi con l'IBM, con IBM. Ecco, per quello che non abbiamo cellulari italiani autenticamente italiani e computers italiani, perché certo presidente della Olivetti, di cui non faccio il nome ma è andato in Svizzera e ha venduto il comparto informatico all'IBM di Ivrea e si è tenuto le macchine da scrivere. Bell'ingegno, quando tutti vedevano che il futuro erano i personal computer, ancora non c'erano i cellulari ma i personal computer sì, lui che fa? Vende l'intero comparto informatico, anche delle database che una volta funzionavano con delle grandi bobine di nastro, lo ha venduto all'IBM e quindi ha rovinato l'IBM. Non ha rovinato l'IBM, ha rovinato la Olivetti, questo industriale che è andato in Svizzera, perché sembra che lo ha fatto apposta, che forse gli hanno dato del denaro per farlo, non si sa. Però la Olivetti da quel momento ha cessato di essere così importante in Europa e nel mondo, dopo che aveva lanciato il suo esitoso modello 21, mi sembra, la prima macchina da scrivere meccanica più economica e più efficiente ed efficace del mondo. Stavano facendo computers e soprattutto computers a livello industriale, sistemi informatici di informatizzazione di aziende e tutto il resto, cavi eccetera, e gliel'hanno ceduto all'IBM. Quindi, come dire, tutto questo, l'atteggiamento non è solo dei politici ma degli amministratori industriali, dei manager, della dirigenza pubblica e privata. È tutto un fracasso, tutto un menefreghismo. Vediamo quanto tempo sto in onda. Da 23 minuti. Allora, cara Amleta Bloom, amica di YouTube, e care amiche ed amici, è da molto tempo che non si vota, perché non so che cos'è successo, che aveva vinto Letta, non so se si sono votati fra di loro o l'ha votato la gente, mi sembra che lo hanno scelto tra di loro come governo interino, e con quel pazzo che ha sparato fuori dal palazzo durante l'investitura di Letta a un carabiniere. Se ne sono dette tante. Io ho fatto un video, Sant'Enchan fa merenda mangiando torta di mele e bevendo bicchiere di latte o di acqua a libera scelta, che guardavo proprio quello nel telegiornale, che riportavano la notizia del pazzo che sparò al carabiniere durante l'investitura di Letta a presidente del Consiglio dei Ministri. Però voglio dire, poi gli successe Matteo Renzi, non so come, un golpe bianco interno al palazzo, perché nessuno lo ha votato a Matteo Renzi. Poi sono arrivati altri, e quindi queste sono le prime elezioni che la gente fa e tutti mi chiedono un consiglio, anche in privato, anche in Instagram, e io non ho molti consigli da dare, a parte il fatto che io consiglio tutti quanti voi a votare in modo diverso, in modo da mettere in crisi il potere, però di votare, perché se tu non voti ti votano, se tu non voti
riempiranno la tua scheda altri. Quindi se c'è molta presenza elettorale, poi i cittadini si devono assumere la loro responsabilità. È inutile lamentarsi: questo non mi piace, quello non mi piace, adesso governa uno che non mi piace. Ma tu hai votato? No, allora non ti lamentare. Tu vota quelli che ti sembrano meno peggio e poi magari ti lamenti di aver votato uno cattivo. Ma se tu non vai a votare, che ti lamenti a fare? Se tu non voti, accetti qualunque cosa succeda. Allora io vi raccomando di votare, perché innanzitutto è un vostro diritto oltre che dovere. Se no vi votano loro, vi mettono il voto loro. E poi vi raccomando di votare tre partiti diversi per non dare troppo potere a uno, di guardare quello che propongono, perché a volte i candidati propongono cose diverse. Alle comunali a Roma di votare per un partito, alla Camera del Senato di votare per un altro partito e alla Camera dei Deputati di votare per un altro partito ancora. E poi un altro consiglio: per mettere in crisi i partiti che votate, per rimetterli in discussione, non votate come fanno i pigri, non votate come chi vuole la pappa pronta, non votate accettando le suggerenze dello stesso partito che ha interessi in merito, cioè mettendo fra i nomi consigliati i primi due, oppure non mettendo nulla fra le preferenze, che di solito sono i primi, sono due nomi da mettere, due cognomi da mettere. Se metti nome e cognome magari è troppo largo, non da mettere due cognomi. Io che farò? Metterò gli ultimi due cognomi che leggo nella lista che voto, e non solo. L'ultimo lo metto fra per primo, il penultimo lo metto per ultimo, in modo che vabbè, tutti voteranno i primi due cognomi, li metteranno fra i raccomandati del partito che votano, quindi ci sono probabilità scarse che vincano gli ultimi della lista. Però fate così: votate per il partito che scegliete voi, magari un partito piccolo che vi dia fiducia, perché non si alleerà con PD e PDL che hanno fatto finta di litigare tra di loro per più di 20 anni a porta nei programmi televisivi, come si strillavano e sputtanavano, e adesso forse faranno un'alleanza insieme per combattere, dicono loro, il populismo dei grillini, di Forza Nuova e di Casa Pound. Allora votate per il partito che volete, magari uno piccolino alle comunali, alle elezioni nazionali per la Camera, politiche per la Camera, per il Camera dei Deputati e del Senato, no? Votate quel partito e poi l'ultimo della lista lo mettete per primo, il cognome, no? Di quelli che voi volete come politico, e il penultimo cognome lo mettete come ultimo. In questo modo voi fate una X sul partito, no? Come si deve fare sul cerchio che c'ha il simbolo del partito, e poi come potete vedere, se la lista c'ha più di 8 o 10 candidati, voi mettete, ah no, ho fatto male, scusate, avevo messo 6, no, voi mettete il cerchio, la croce, o un altro, meglio la croce per annullare bene, no? Perché se si fa uno scarabocchio
mettete la croce con penna nera che è indelebile o con quella che vi danno al seggio su, se vi danno la matita dovete farlo con la matita, tanto non si può cancellare senza che rimanga traccia, quindi fidatevi, fatelo con la matita. Se vi danno la matita, fate una croce sul cerchio del partito che scegliete, magari uno che non sia lei, con centrodestra o centrosinistra, e poi fra i nomi raccomandati da quel partito, se per esempio ce ne sono 8 o 10, mettete come primo l'ottavo o il decimo e come secondo il settimo, se ce ne sono 8. Se ce ne sono, come più delle volte succede, 4 o 3, se come spesso succede ce ne sono 4 o 3 di nomi raccomandati della lista, mettete il quarto primo e il terzo dopo, non mettete 1 e 2, non mettete i primi due cognomi, e mettete gli ultimi però in ordine inverso, cioè se ci sono 4 nomi nella lista mettete il quarto come primo e il terzo come secondo, capito? In modo che l'ultimo ci abbia più probabilità di essere eletto. Dream Man, ciao, perché porti la croce nera? Rifammi una domanda. No, 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 mi è sfuggita dal cellulare, purtroppo. Sto col cellulare e non riesco a leggere. Perché porti la croce sulla giacca? La croce di... Ah, non sapevo che fosse la croce di Nerone. Quali dici? Questa? Questo è il simbolo della pace, ma è anche una runa che venne impiegata nei cimiteri tedeschi, però in forma così nei cimiteri, mi sembra, non so. È la runa della pace, che certo nero su argento, argento su nero richiama più le uniformi tedesche. Bella osservazione, sei riuscito a osservarla a così larga distanza. E quindi io vi propongo questo, caro Dream Man, e poi magari riguardati il video perché fra poco mi si sta surriscaldando il cellulare e ho già finito quello che dovevo dire. Però come mi ha chiesto Amleta Bloom, caro Dream Man, faccio questo video sulle elezioni che si terranno tra 4 giorni. Speriamo che le cose cambino. Sarà una fortuna votare questa volta? Chi lo sa? Sta nelle nostre mani. Mi raccomando, Dream Man, mi raccomando, Amleta Bloom, bisogna andare a votare, perché se non vai a votare ti votano loro, ti mettono loro il voto. Votate, come ho spiegato qua pochi minuti fa, non lo ripeto perché l'ho spiegato molto esaustivamente, e quindi votate soprattutto differenziato. Nelle comunali votate un partito, nella Camera dei Deputati votate un altro partito e nella Camera del Senato votatene un altro. Non date troppo potere a un partito, perché altrimenti veramente saranno sempre gli stessi a governare, come è successo negli ultimi 20 anni. Comunque andate a votare, perché se non ci sarà più del 50% dei voti, non è che le elezioni non saranno valide, ma non si potrà formare una coalizione di governo stabile. Poi o si andrà a nuove elezioni o, come prevedibilmente succederà, perché è successo nel passato, si andranno a 2 o 4 anni di governo tecnico. Poi la gente si lamenta che Monti
che Letta e che Matteo Renzi non sono stati eletti da nessuno, per forza, perché la coalizione di governo era instabile e si è dovuti andare a un governo tecnico che si sono votati tra di loro. Quindi andate in massa a votare se non volete un governo tecnico. Chi penso che vincerà? Non so se vinceranno quelli del Movimento 5 Stelle, ma riusciranno perlomeno a essere una forza di opposizione solida. Quello che mi preoccupa è che se vincono il Movimento 5 Stelle dovranno allearsi per forza con Casa Pound e Forza Nuova, che loro si presentavano sotto un'altra luce, il Movimento 5 Stelle. Se vince il PD o se vince il PDL si dovranno alleare tra di loro, perché vinceranno con il 40% dei voti. Per governare serve il 50% più uno. Comunque il problema è che tanto se si alleano partiti di sinistra e di centrodestra indipendenti con il PDL ed il PD, o tanto se riescono a formare una coalizione di governo i 5 Stelle con i Casa Pound e il Fronte Nazionale, sarà una coalizione di governo instabile, per cui alla fine si scioglierà comunque, soprattutto se andrà a votare il 50% delle persone o meno, e quindi si andrà a un governo tecnico che non so chi sceglieranno a governare come primo ministro, come presidente del Consiglio dei Ministri tecnico. Secondo me Salvini e 5 Stelle, Casa Pound, Movimento 5 Stelle sembra essersi avvicinato a Casa Pound, mi dice Dream Man. C'è sulla rete un video dell'incontro tra Grillo e il leader di Casa Pound. Eh sì, è tutto probabile, probabilmente faranno come sempre una coalizione 5 Stelle, Salvini, Casa Pound, Fronte Nazionale, e poi bisogna vedere se avranno un collante sufficiente come per andare avanti, caro Dream Man, oppure se litigheranno, perché guarda che a fare cadere il primo governo Berlusconi, non so se nel 94, è stato proprio Umberto Bossi, che ha dato del mafioso a Silvio Berlusconi e ha tolto il suo appoggio esterno, perché voleva andare alle elezioni Bossi e vincere. Si è andati alle elezioni, ma la Lega ha preso meno voti e poi si è dovuta alleare internamente con il PDL, perché aveva vinto i democratici di sinistra prima che si chiamasse PD, quindi grazie a Bossi ha vinto la sinistra. Allora si sono alleati internamente alla Casa delle Libertà, e quindi non so questa volta se ci sarà una coalizione fra Movimento 5 Stelle, Lega di Salvini, perché ci sono 20.000 leghe sotto i mari, Casa Pound e Fronte Nazionale, se questa coalizione sarà in peritura oppure ci saranno degli scontri interni perché hanno interessi diametralmente opposti. Concordo, Sant'Enchan, giusta riflessione, il presunto governo di coalizione potrebbe cadere facilmente. Cadrà facilmente se non vanno molti italiani a votare, perché con dei numeri alti dovrebbero cambiare le leggi. Esatto, il Porcellum l'hanno cambiato, le leggi elettorali sono uno schifo, ma soprattutto se non vanno molti italiani a votare, con dei numeri bassi si possono fare delle coalizioni risicate. Poi si vince perché si ha uno o due deputati in più, uno o due senatori in più, anche nei consigli amministrativi comunali, uno o due rappresentanti in più. Poi succede come sempre che in Italia si strappano la camicetta, se ne mettono un'altra, vanno da una coalizione a un'altra, vanno da un partito a un altro, e si trova un partito a governare per diritto perché ha ricevuto i voti, ma in minoranza
perché i suoi rappresentanti in massa se ne vanno in altri partiti e in altre coalizioni, come è successo al PD, come è successo a Forza Italia, che andavano, o quelli dell'UDC andavano in Forza Italia, quelli di Fini andavano da un'altra parte. Quindi la stessa coalizione di governo si ritrova squilibrata, perché nel suo interno ci sono delle migrazioni trasversali da un partito a un altro, e quindi delle dispute interne di governo, di potere. Quindi se non si va a votare in massa, dillo a tutti, Dream Man, e dillo anche te, Amleta Bloom, se non si va a votare in massa, non ci saranno i numeri come per avere stabilità in una maggioranza di governo. Perché non si può avere pensare che un partito può vincere con il 50, può governare vincendo con il 50% più uno dei voti, ma una coalizione di governo di 3 o 4 partiti non possono governare con il 50% più uno dei voti, perché litigano, si sfalda la coalizione, anche gli appoggi esterni, e poi si va a un governo tecnico e ci si lamenta di nuovo di avere un altro presidente del Consiglio dei Ministri tecnico e poi anche un altro presidente della Repubblica Italiana che non ha votato un Parlamento eletto. E fate un po' voi. Però se il governo si farà comunque, anche se vota il 30% degli italiani, il 20% degli italiani, il 10% degli italiani, ma è quello che vogliono loro, che voi non andiate a votare. Perché ci sarà subito una crisi programmatica di governo, e poi loro mettono assieme alle banche, ai dirigenti, agli amministratori pubblici e privati, quelli che vogliono loro, quelli della casta. Se volete combattere la casta politica dovete votare, non me ne fregarvene, perché se votassero l'80 al 90% degli italiani come succedeva negli anni 60-70, e allora lì sì che devono rendere conto al voto degli italiani. Ma se gli italiani non votano, a chi rendono conto del loro operato? I politici devono rendere conto delle loro azioni a chi li vota, ma se non li vota nessuno o li votano in pochi, loro fanno di nuovo un altro governo tecnico e si arrangiano tra di loro. Capito, mi avesti? Quindi io sono stato chiaro su molti temi. Adesso alle 16:31 e dopo 42 minuti e mezzo ho detto tutto. Penso di non annoiarvi troppo. Adesso vi dico le solite cose che vi dico in chiusura. Se questo video vi è piaciuto e lo considerate informativo, mancano 4 giorni a votare, mi raccomando, condividete nel link in modo che aumentino le visualizzazioni del mio canale a tutti i vostri contatti, amici, parenti, nelle reti sociali, via Instagram, via Twitter, via Telegram, Facebook, Google Plus. Condividete questo video, soprattutto il link, ma anche fatelo vedere dal vostro dispositivo, in modo che tutti sappiano l'importanza di andare a votare, magari seguendo i suggerimenti che ho detto prima. Buon pomeriggio Sant'Enciano, un saluto. E un saluto Dream Man, e mi raccomando Dream Man, io questa sera, questa notte o domani metterò nella i che troverai in alto a destra dei video suggeriti. Poi a fine video ci sono le cartelle dei video consigliati, 4, uno in ogni angolo, e io metterò i miei video più visti, tanto fra i video consigliati dal canale, che ogni tanto si attiva una scritta orizzontale in alto con il titolo del video, quindi fate clic sull'icono rotondo dalla i con la i dentro, e ci saranno 5 video consigliati tra i più visti, e guardatevi anche che sono gli stessi. E poi a fine video ci saranno negli angoli, nei 4 angoli, 4 previews di video miei più visti, in modo da farmi raggiungere al più presto le 4000 ore di visualizzazioni all'anno per recuperare la monetizzazione del mio canale, perché io ne ho fatte appena 2600 ore di visualizzazione da gennaio di quest'anno. Quindi mi raccomando, fate clic sui video consigliati qua in alto
a destra e sulle anteprime dei video nei 4 angoli cardinali di questo rettangolo che state guardando. Il vostro Sant'Enchan vi saluta. Se questo video vi è piaciuto condividetelo, mi raccomando. Per quelli che partecipano adesso, grazie dei 2 like e del like e delle 2 visualizzazioni. Per tutti quelli che lo guardano dall'inizio, beh, lo guarderete dall'inizio. Prima di arrivare a questo punto passeranno 45 minuti. Già sono passati 3 minuti da quando volevo staccare. Stacco adesso, passo e chiudo. Mi raccomando, grazie di avermi seguito. Buon pomeriggio a tutte e tutti, buonanotte. E fra 4 giorni, il 4 marzo, mi raccomando, andate a votare e votate con coscienza. Non vi voglio dire per chi votate, ma se potete votate differente, cioè per i partiti più piccoli, come vi ho spiegato prima. Gli ultimi della lista metteteli per primi fra le preferenze, i cognomi, e votate magari nel comune per i deputati e per i senatori, per i parlamentari, senatori, deputati, partiti diversi, non sempre lo stesso. Un saluto dal vostro Sant'Enchan, grazie di seguirmi, e questo video lo dedico a Amleta Bloom, che mi ha richiesto un altro video sulle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Ciao cara amica Amleta Bloom, ciao. Ciao Alessandra Arcangeli e ciao Dream Man. Ciao ciao.